ragazzi, bentornati sul canale di Zio Lui Idee Creative. Oggi sostituirò la batteria della mia Peugeot 3008 120 cavalli 1600 anno 2017. Il mese scorso mi è apparsa la spia di anomalia al circuito elettrico. Dunque mi sono allarmato, sono andato dal mio meccanico di fiducia, ha inserito il computer per fare il test, mi ha detto: guarda, qui risulta che è probabile che ci sia un problema sulla centralina che controlla e gestisce la batteria. La tua batteria l'ho controllata, pare che vada bene di voltaggio. Ho detto: va bene, insomma, dammi tempo per decidere il da farsi. Qualche giorno fa, dopo che la macchina era stata ferma per 3-4 giorni, vado per mettere in moto, premo il pulsante, non va in moto, ma noto che il quadrante della macchina, del contachilometri, si accende e si spegne molto velocemente e sento anche il relè dal motore che fa tac 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 tac. Spengo di nuovo il pulsante, riprovo. Ok, la macchina parte, sempre con l'anomalia accesa. Allora ho detto: beh, è probabile che sia la batteria e magari ci sia qualche elemento che si sta bruciando, ecco. La macchina l'ho acquistata 5 anni fa, usata, per cui in questi ultimi 5 anni io non ho sostituito la batteria, molto probabilmente è originale. Dunque ho detto: vabbè, tanto la batteria su queste macchine elettroniche dura dai 2 ai 3 anni, ai 4 anni quando si è fortunati. Proviamo a sostituire la batteria e vediamo che magari riusciamo a risolvere il problema. Perfetto, faccio partire il video, poi alla fine vi dirò cosa è successo. Ecco, questa è l'anomalia di cui vi parlavo poc'anzi. Prima di smontare la batteria faccio una prova con il multimetro, lo collego direttamente ai poli più e meno della batteria e con la macchina con il motore spento mi dà 12,24 volt. Prima di smontarla ho collegato il multimetro alla batteria e ho messo in moto il motore. Come si può notare, lo spunto era di 9,88 volt. Mentre la batteria nuova appena acquistata mi dà un voltaggio di 12,92-93. Cosa importantissima da fare all'inizio: staccare il polo negativo per isolare la batteria dal motore. Questo per evitare che durante lo smontaggio con un cacciavite, una leva o una chiave possiamo toccare accidentalmente il polo positivo sul motore e quindi creare un cortocircuito. Dopodiché andiamo a smontare questa vite qua, Torx, e andremo a togliere quella staffa lì. Questa staffa blocca centralina in pratica ha un attacco a slitta, per cui bisogna tirare a sé. Ora andiamo a togliere questi due bulloni, sempre con una chiave a bussola da 10 mm. Dobbiamo staccare questo grosso cavo da qui, basta fare pressione e tirare. Ok, adesso ragazzi andiamo a togliere questa mascherina qui, bisogna far leva qui, ok, tirare indietro.
ragazzi, per staccare questo qua bisogna tirare verso sinistra e poi verso l'alto, quindi così. Ok, una volta tolto il bullone, questa centralina deve fare questo movimento qua. Bisogna stare molto attenti alla torsione dei cavi, quindi con cautela bisogna tenerlo in questo modo, altrimenti non c'è lo spazio necessario per estrarre la batteria. Io ad esempio questo l'ho legato qui in un punto con una molla. Adesso andiamo a smontare quella vite lì, quel dado da 6 e quel bullone lì da 6. Sono 2. Ok, abbiamo tolto il dente, mamma mia, è stato un parto. Ok, questa è la nuova batteria, 70 ampere, cioè è compatibile con lo start and stop, questo è importante. Inserirla è stato molto più facile. Introdotta la batteria, andiamo a fare il lavoro a ritroso. Cominciamo a mettere la staffa blocca batteria con il suo dado a destra e il bullone a sinistra, con chiave a bussola da 10. Andiamo a montare la centralina, quindi bisogna prima fare un movimento indietro e poi farlo scorrere in avanti. Ora montiamo i due bulloni da 6 con chiave a bussola da 10 per bloccare la centralina. Questo proteggi i cavi deve proteggere questi due cavi qua. Quindi per prima cosa questo deve andare a sinistra in questo modo. Poi bisogna fare entrare i cavi dentro. I cavi sono entrati, sono dentro. Ok, adesso prima di agganciare questo al suo spinotto
bisogna prendere questa sede, deve entrare all'interno di una linguetta. Non so se si riesce a riprendere da qui, vediamo se riesco. Allora, la vedete quella linguetta lì? Ok, quella linguetta deve entrare là dentro, quindi bisogna sollevare tutto il gruppo cavi e farlo entrare nella sede per bloccarlo. Bene, è entrato. Ci deve essere una linguetta che fa clac, quindi quando entra si deve sentire un clac, vuol dire che è entrato nella sua sede. Adesso mettiamo questo fermacavo nella sua sede. Ok, qui deve fare due clac, in questo e in questo. Basta spingere e controllare che i cavi siano bene dentro il proteggicavi. Andiamo a mettere il polo negativo. Sempre chiave a bussola da 10. Ok, andiamo a montare questo blocco. Qui c'è un incastro a slitta, quindi questa parte deve slittare qua. Mi sono accorto che il morsetto a polo positivo è ossidato, per cui adesso con una spazzolina e con poi un riattivante elettrico andiamo a ripristinare il metallo. Riattivante elettrico. Ok. Messo in moto la macchina, nessuna spia, anomalia, circuito elettrico accesa, non c'è neanche la chiave inglese. Dunque spero di aver risolto questo problema. Se credi che il video ti sia stato utile, metti un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!